Vorrei cominciare come faceva la mia nonna. C'era una volta... Sì, perché quello in cui mi porto oggi è un posto molto strano, surreale, un po' magico e ricorda molto il mondo delle fiabe. Però vorrei anche iniziare con Allacciate le cinture, perché questo è un viaggio nel tempo. Dobbiamo tornare al 1955, quando Niki Sampal, un'artista franco-americana, ha visitato per la prima volta nella sua vita il Parc Güell di Gaudì. In quel momento lei ha capito che si era appena imbattuta in quello che sarebbe stato il suo maestro per tutta la vita. Infatti, negli anni 60, inizia ad affiancarsi ad un famoso scultore che le insegna tecnicamente a mettere se stessa nella pietra e successivamente anche nella ceramica. Nel 1979 Niki inizia a dar vita a uno dei posti che amo di più al mondo e oggi vi ci voglio portare. Ci si arriva camminando, lentamente, per prepararsi. La sua entrata ha una struttura molto maschile. È un muro di pietra locale simile ad una fortezza che segna il confine tra il mondo esterno e quello interno. Benvenuti a Cavalbio, nel giardino dei tarocchi. Questa è la ruota della fortuna ed anche il simbolo della vita, perché tutto ciò che sale inevitabilmente dovrà scendere. Amo il fatto che in questo posto le cose sono belle fuori e magiche dentro. Quest'opera invece è la Carta della Giustizia, la carta che per me esprime il maggior contrasto. Al suo interno infatti cigula con forza l'ingiustizia, la puoi intravedere dalle sbarre, ma resterà sempre chiusa a chiave dentro la sua espressione positiva. Bello, bellissimo. Ma Quando no, ci sono venuta qua per la prima volta, mamma? avevo avuto 6 o 7 anni Era piccolina. Però me lo ricordavo e benissimo. poi ci sono tornate varie volte. Amo questo posto. Mi ricorda un sacco l'infanzia. Io che crescevo piano piano iniziavo a apprezzarlo sempre di più. Dai! Ma influenzavo lei! Sono crepata. Allora, no. Bene, dai. Sì. Sì. Ma così viene il doppiamento? Si viene a tutti il doppiamento, è un modo di fare. Ah, ok. Mai dal basso verso l'alto. No. No. Allora, la mamma dice mai dal basso verso No, l'alto. Imparate mai. perché mai si fa proprio perché, nulla. Perché no, bisogna diminuire e non aumentare. Ah, quindi, se te ti specchi lì, Sì? quante ci sono lì? Un po' troppe. Troppe. Già sei impegnativa da sola. Grazie, Non mamma. c'è è sempre moltitudine di allegra. un No, piacere. veramente è troppe. Certo che se lei in una vita intera è riuscita a fare questo, ha speso tutta la vita qui, è una vita spesa bene, eh? È bellissimo. Alcuni chiamano questa carta la Torre di Babele. Rappresenta le costruzioni sia fisiche che mentali che non sono fondate su basi solide. La torre non è unicamente negativa, poiché impartisce una lezione molto importante. Le complesse fabbricazioni mentali devono crollare. Bisogna rompere le mura della mente in modo da poter guardare oltre.
Questa è la carta dell'imperatrice, la sua opera più importante. Rappresenta la madre e l'utero materno. Infatti, mentre Nikki costruisce tutto questo, sceglie di vivere proprio al suo interno. Ho sempre pensato che fosse il suo modo per dire: qui nasco di nuovo. Guarda che doccia. Che doccia. Bellina. Ci piace. Cioè, questo era il suo forno, lei ci viveva proprio qui. I fornelli, la lavastoviglie, il frigo. Eccola qua. Bel piano cottura, il lavandino. Cioè, era una casa effettivamente in cui non mancava niente. Le prese della corrente. Cioè, c'era anche il camino. E poi aveva la fortuna che dalla sua finestra poteva vedere sempre la luna. Ecco, questa da sempre è la mia preferita. Ora c'è anche un uccellino in cima. La luna. La morte, carta numero 13, il grande mistero della vita. Perché senza la morte la vita non avrebbe significato. Questa è una carta di rinnovamento, perché essere coscienti della morte è un modo per non rimanere intrappolati nella vita.